Ed eccoci qua con un altro video, io sono Issam e oggi vi presento il Lautier L6 Pro. Un anno fa abbiamo visto il Lautier L6 che era uno dei migliori monopattini legali da 500 watt che erano in circolazione ai tempi assieme all'Erlang, e questo che è la versione Pro porta delle differenze, tante differenze dal punto di vista hardware, anche di performance e anche di peso ovviamente, e costa solamente 20 euro in più rispetto alla versione standard, e quindi la scelta potrebbe sembrare ovvia per qualcuno. In realtà non è così, quindi rimani con me fino alla fine di questo video così da sapere quale è la versione migliore per te, per le tue esigenze, ma soprattutto per la tua filosofia. Questo video è in collaborazione con cdkeyoffers.com. CDKey Offers è il paradiso dei codici a prezzi stracciati per software, giochi e addirittura sistemi operativi da usare su Steam, Origin, Uplay, PlayStation e anche PC. Usa il codice ISSAM per stracciare ancora di più il prezzo e prendere a due soldi FIFA 21, Horizon, Fortnite, Mortal Kombat, Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office e tanti altri. Come si fa? Molto semplice: registrati, cerca quello che ti serve, usa il codice sconto e paga con carta di credito, PayPal o addirittura Bitcoin. Usa il codice di attivazione che trovi nella tua area personale per il software che hai scelto, esattamente come ho fatto io con il mio nuovo Windows 10 Pro, acquistandolo a 10 euro al posto di 259, molto semplicemente incollandolo nell'apposito spazio per l'attivazione o cambio licenza. E perché parlo di filosofia? Perché il Lautier L6 ha un motore da 500 watt di assorbimento che rientra di tanto nei termini legali di 500 watt nominali, che sono tanto di più rispetto ai watt di assorbimento, mentre questo monopattino, che è la versione Pro e che ripeto costa solamente 20 euro in più, ha il doppio motore da 800 watt di assorbimento, loro dichiarano, ma secondo me sono gli stessi motori da 500 watt, la dichiarazione non è corretta, e quindi se non tocchiamo questo bottone sul manubrio abbiamo un singolo motore da 500 watt secondo me di assorbimento, e quindi diciamo così come comportamento a spanne dovrebbe essere sicuramente meno di 500 watt nominali, che è l'equivalente dell'L6, ma se andiamo a spingere questo bottone che diventa doppio motore, attiviamo il motore davanti che dichiarano 800 watt come ho detto di assorbimento, ma secondo me è lo stesso motore dell'L6, e quindi abbiamo il doppio motore. Ma come si traduce questo in termini di velocità, di spinta in salita, di coppia? In realtà la velocità, ho visto, non cambia, specialmente se non mettete tanto peso sopra. Diciamo col mio peso di 70 kg hanno una velocità equivalente, mentre se mettiamo sopra 200 kg, che è il carico massimo sopportato da questo monopattino, lì sicuramente la differenza la sentiamo, e questo riuscirà a mantenere la sua massima velocità, mentre l'altro, l'L6, di sicuro farà un po' di più di fatica. Purtroppo, come potete notare, il mio Lautier L6 è arrivato sballato di 10 km all'ora, ovviamente anche la distanza è sbagliata, e questo perché
è stato programmato in maniera sbagliata per quanto riguarda il programma 02, che è il numero dei magneti interni al motore per calcolare il numero di giri, di conseguenza anche la velocità e i chilometri percorsi, e il numero dei poli corretto è 16, e infatti, come potete notare, adesso la velocità del contachilometri corrisponde anche alla velocità misurata con il GPS. La prima velocità è di 16 km all'ora. Adesso stiamo utilizzando solamente un motore. Se utilizziamo doppio motore non cambia niente, ecco, cambierebbe forse pochino, vedete, dipende dalla pendenza. Proviamo adesso il pulsante turbo, non cambia niente. Passiamo alla seconda velocità e siamo a 32 km all'ora addirittura. Adesso passiamo all'ultima velocità, numero 3. Ecco, arriviamo a 47 km all'ora tranquillamente, e come potete notare la misurazione via GPS è uguale, identica al contachilometri integrato. Ma non solo la coppia, la spinta in salita e anche l'accelerazione di questo monopattino è una cosa completamente differente rispetto all'L6. Ovviamente sto parlando di quando attiviamo il doppio motore. Ok, adesso proviamo la solita salita con il Lautier L6 Pro, solamente con un singolo motore, senza attivare il doppio motore. Vediamo quanto potente e quanto la batteria riesce a sopportare l'assorbimento del motore da 800 watt. Siamo a 22 km all'ora, 22 km all'ora riesce a mantenerli in tutta la salita, che è un risultato abbastanza buono, ma sicuramente la differenza la fa il doppio motore. Adesso vediamo quant'è la velocità massima nella solita salita. Se riesco a tenere la curva devo rallentare per forza, perché se no vado a schiantarmi, e sta andando adesso a 30 km all'ora, 32 km all'ora, 36 km all'ora, riesce probabilmente ad arrivare a 40 km all'ora se non ci fosse stato il muro, ovviamente. Quindi se la tua interpretazione del regolamento sui monopattini è restrittiva, sicuramente l'L6 è una scelta da valutare. D'altra parte il legislatore, non prevedendo la questione del doppio motore nella legge attuale, ecco, potresti anche interpretare la legge in maniera un po' più larga e pensare di utilizzare tranquillamente questo monopattino su strada e anche fuori strada, nel senso che si potrebbe utilizzare il monopattino con il doppio motore dove la legge lo permette e il singolo motore dove la legge non prevede il doppio motore. Detto questo, se sei di questa scuola di pensiero, ecco, c'è una cosa da tenere in considerazione, che anche se nel sito di Banggood questo monopattino viene dichiarato con un peso di 24 kg, in realtà pesa 28 kg e mezzo rispetto ai 23,4-24 kg della versione col singolo motore, quindi pesa di più. Ma non è solamente per la questione del doppio motore, perché abbiamo una batteria leggermente più grossa come capacità, ma anche come tipo di batteria, perché non sono più le celle da 18.650, ma sono più grosse come celle, e questo di conseguenza ci dà un C di scarica maggiore, che è adeguato, diciamo, al doppio motore di più. Ma non solo, partecipano al peso maggiore alcuni accessori. Per esempio abbiamo il poggiapiedi. In realtà non è tanto utile perché la pedana comunque è abbastanza lunga e larga e non abbiamo bisogno di appoggiare il piede. Possiamo farlo, ma è molto utile in realtà per sollevare il monopattino, perché qui abbiamo una maniglia e comunque è una cosa in più. Un'altra cosa in più che ha l'L6 Pro, il doppio faro a LED potentissimo, perché ognuno integra 4 luci a LED davvero potenti. Vi faccio vedere. Non solo, ogni faro di questi integra anche un clacson potentissimo. Vai! Potentissimo davvero. E mentre nell'Autier L6 abbiamo delle luci semplici sulla pedana, la versione L6 li trasforma in luci direzionali. In realtà queste frecce sono poco visibili con i diretti raggi del sole, ma se cala un pochino la luminosità sono abbastanza visibili e vengono comandati tramite questo
switch sul manubrio, questo switch invece per accendere e spegnere le luci. Qua abbiamo il clacson e qui abbiamo due bottoni, il primo per attivare o disattivare il doppio motore e questo qua invece per limitare la velocità massima. Per quanto riguarda la funzione del bottone turbo, non agisce sulla coppia del motore ma solamente limita la velocità quando è attivato, quindi se non lo schiacciamo e il bottone è fuori, ecco, non abbiamo nessun limite. Invece se lo schiacciamo, come potete notare, che sia con un motore singolo o anche doppio, siamo limitati con la velocità a 30 km/h. E il bottone di limitazione di velocità agisce solamente quando abbiamo impostato la velocità nella modalità 3, ovvero la massima. Infatti adesso siamo a 16 km/h con la prima velocità. Se schiaccio il limitatore non succede nulla. In tanti confondono la velocità massima che può avere un monopattino con il limite di velocità legale su strada. Infatti il regolamento sui monopattini dice esattamente come le macchine. Alcune macchine per esempio possono andare a 300 km/h e sono legali, ma c'è un limite legale da rispettare su strada. Naturalmente la legge per quanto riguarda i monopattini ci obbliga ad avere un limitatore di velocità integrato nel monopattino per poter limitare la velocità a 25 km/h, che è la velocità legale, e in questo monopattino ce l'abbiamo sia tramite il bottone M che decide il limite delle 3 velocità possibili, ma anche tramite il bottone limitatore fisico. Anche l'autonomia di questo monopattino cambia di poco, riusciamo a fare con un singolo motore con un peso di 70 kg circa 90-100 km, ma se attiviamo il secondo motore aspettatevi un'autonomia molto variabile, varia tantissimo in base a quante volte accelerate. Invece se mantenete la stessa velocità sempre, ecco, potete arrivare anche a 60-70 km. E anche se sul sito del venditore vi indicano 9 ore come tempo per la ricarica della batteria, in realtà non è così, perché 24 diviso 2 ampere, che la velocità di carica di questo caricabatterie in dotazione, è di 12, 24 diviso 2, 12 ore, quindi non 9 ore come è indicato. Per quanto riguarda il connettore, è un connettore XLR e la spina è europea. L'AUTI 6 Pro non arriva con nessun sellino montato e arriva solamente con un set di chiavi integrati in un unico strumento e il caricabatterie. Sulla parte destra del manubrio abbiamo la chiave di accensione e spegnimento, e con il monopattino arriva un paio di chiavi. Questo è molto utile anche per togliere la corrente, eventualmente se non dobbiamo utilizzare il monopattino per lungo periodo, così si conserva meglio la batteria. E abbiamo anche questo odioso nylon che non riesco mai a togliere, non so neanche come si fa a togliere perché rimangono qua tutti i pezzettini. Ecco, se sapete come toglierlo in maniera pulita fatemelo sapere. E qui abbiamo questo schermino che non si vede sotto i diretti raggi del sole. Comunque qua abbiamo il voltaggio della batteria, che ritengo molto utile, anche se devo mettermi così con le mie mani per riuscire a vederlo. E qui abbiamo il display multifunzione e il grilletto come acceleratore. A proposito, ogni volta che vi faccio vedere questo display multifunzione mi dimentico che questo integra anche una porta USB sul retro, che vi permette eventualmente di ricaricare il cellulare se lo utilizzate sul manubrio, che è molto utile specialmente per utilizzare il navigatore. E il portacellulare non è incluso, e questo è fantastico, che si trova su Amazon. Lo utilizzo spesso per verificare la correttezza del contachilometri di ogni mezzo, e vi lascio il link nella descrizione del video. Il display multifunzione completamente programmabile, possiamo aggiungere il cruise control eventualmente se vogliamo, quindi dopo qualche secondo mantiene la velocità se manteniamo la stessa pressione sul grilletto. Possiamo programmare lo zero start, e il monopattino arriva con lo zero start, quindi se schiacciamo il grilletto parte, e possiamo eventualmente disabilitarlo, quindi partire prima con una spinta. E tutte queste informazioni e come programmarlo sono scritte nel manuale di istruzioni, che vi lascio come al solito nella descrizione del video. Per tutto il resto la versione Pro ha tenuto tutte le cose positive della versione standard, come la stabilità
stabilità su strada, gli ammortizzatori fantastici, l'agilità ma non la frenata, perché questo ha una frenata addirittura 100 volte migliore, avendo il doppio motore che è davvero potente. Ok, adesso proviamo la frenata rigenerativa nella solita salita. Inizia ad aumentare la velocità, siamo a 29-30 km all'ora. Adesso vedete che si ferma, e violentemente anche, freno motore rigenerativo davvero molto potente. Rifacciamolo un'altra volta. Siamo a 30 km all'ora, solo freno motore, e anche se il doppio motore è disinserito in questo momento, ecco, frena comunque lo stesso con tutti e due i motori. Appena tocchiamo la leva del freno, ecco, ovviamente se andiamo a fondo utilizzeremo il freno a disco. E questo porta un vantaggio non solamente dal punto di vista di ricarica della batteria, perché è una ricarica rigenerativa, ma soprattutto la qualità della frenata, perché quando iniziamo col freno motore, il freno motore è molto potente, e vi avviso che ci mettete un pochino ad abituarvi alla frenata che ha questo monopattino, con la frenata rigenerativa. Comunque è molto positiva perché aggiunge stabilità, specialmente su terreno bagnato o scivoloso. E come dico sempre, per qualsiasi mezzo, che sia monopattino o bicicletta, controllate sempre tutte le viti i bulloni prima di salire la prima volta. Dopo aver utilizzato pesantemente questo monopattino, per testarlo ho notato che il manubrio ballava un pochino, e sono andato a indagare, ho visto che questa cerniera dove ci sono queste viti ballava un pochino, e potevo semplicemente avvitarli o risolvere il problema. In realtà li ho smontati come sempre per assicurarmi di tutto, e ho notato che uno delle viti aveva il frenafiletto, mentre queste due non avevano il frenafiletto. Quindi ho messo un po' di frenafiletto sulle viti, li ho avvitati bene e adesso è perfetto, cosa che vi consiglio assolutamente di fare quando ci sono delle viti del genere che sono soggette a vibrazioni in un monopattino, in una bicicletta. Non basta stringere, anzi non dovete stringere tantissimo, perché sennò potete anche spanare le viti. Piuttosto aggiungete un poco di frenafiletto, che vi lascio nella descrizione del video, e stringete solamente quanto è necessario. Per tutto il resto rimane uguale anche l'impermeabilità IPX4, quindi si può andare sotto la pioggia, non una pioggia, un diluvio insomma, e non si può parcheggiare e lasciarlo sotto la pioggia, non si può soprattutto immergere. E spero di avervi detto tutto su questo monopattino, che mi piace tantissimo. Se avete delle domande però lasciatele giù nello spazio commenti. Come al solito vi lascio link e coupon sconto nella descrizione del video. Nel frattempo vi saluto e ciao, alla prossima.